Buonasera a tutti e benvenuti sul canale di Sci e Zen. Io sono Marika Doria, consulente alla carriera scientifica e dottore di ricerca in scienze della formazione e della comunicazione. Buonasera anche a tutti coloro che vedranno questo video dopo la live e quindi in differita. Con me questa sera ho un ospite straordinario che è il dottor Carlo Vivarelli. Buonasera Carlo. Buonasera Marica, buonasera a tutti i nostri videospettatori. Carlo è un esperto di marketing, comunicazione politica e personal branding, nonché CEO e cofondatore della Vivarelli Consulting. E lo abbiamo invitato qui su Sci e Zen perché l'ho visto lavorare sul campo e creare da zero un vero e proprio brand nel settore delle scienze biomediche, ma soprattutto Carlo ha quella capacità straordinaria di raccogliere tante situazioni complesse e andare dritto al cuore della loro essenza e quindi valorizzarle al meglio. Quindi Carlo, se sei pronto, io comincerei con una domanda molto semplice per te riguardante il mondo della ricerca e degli scienziati, va bene? Benissimo. Perché secondo te, Carlo, è importante per un ricercatore curare la propria immagine scientifica online? Beh, diciamo che l'online rispetto a qualche anno fa ha fatto dei notevoli progressi e dei passi in avanti. Quindi se fino a qualche tempo fa essere online rappresentava una parte marginale della cura della propria immagine, oggi si Mhm. può dire che è diventato un ambiente estremamente preponderante. Essere online significa innanzitutto oggi esistere, per cui il fatto di essere significa affermare la nostra esistenza verso il mondo. Un ricercatore, un accademico, questo non fa assolutamente differenza. La differenza ovviamente sta nel come questa presenza online viene fatta. Ma nello specifico della presenza online, immagino che per esperti che fanno il tuo lavoro, la parte della valorizzazione dell'immagine scientifica, richiede delle competenze in più rispetto a quello che potrebbe essere, ad esempio, una persona che in maniera amatoriale decide di andare online. Sì, allora sicuramente intanto la mia premessa serve a far capire che per coloro che volessero cimentarsi o avessero delle titubanze nel decidere se andare online o meno, ovviamente il consiglio è quello di andarci e di esserci. Come dicevo, appunto, segna in qualche maniera l'affermare una certa esistenza e l'essere inserito all'interno di un certo ambiente. Questo però Mhm. presuppone una forte attenzione a quelle che sono le dinamiche che l'online in qualche maniera incarna. Un ricercatore, una ricercatrice, una figura accademica, deve comunque rispettare determinate regole che riguardano sia gli aspetti tecnici basici che riguardano un po' tutte le persone, i personaggi pubblici, dall'altra una sorta di rispetto di un iter che riguarda tutti coloro che attraverso l'online vogliono affermare e in qualche maniera rivendicare un proprio percorso di carriera. Quindi l'attenzione non deve essere limitata semplicemente all'esserci, ma a una modalità per il quale questa presenza all'interno dell'online viene affermata giorno per giorno e quindi viene raccontata in qualche modo. Sicuramente l'accademico e il ricercatore è tenuto a mantenere una sorta di presenza istituzionale Mhm. che lo deve porre vicino o vicina a quella che è il ruolo all'interno dell'organizzazione entro la quale lavora o per quelli che sono, diciamo, i percorsi che vengono portati avanti. Per cui si toccano anche degli aspetti che non riguardano soltanto la sua persona, ma anche il ruolo all'interno del quale
la sua figura, diciamo, professionale viene inserita. Se si parla di medicina, logicamente dire delle inesattezze in ambito medico ha delle ripercussioni importanti, soltanto a livello di credibilità professionale, ma possono avere delle ricadute importanti anche da un punto di vista legale. Mm-hmm. Quindi anche da un punto di vista organizzativo, no? Giusto? Esatto, esatto. Perché comunque l'organizzazione entro la quale il ricercatore è inserito, di fatto in qualche maniera rappresenta un vincolo a quella che può essere la sua libertà di espressione. L'organizzazione sicuramente rappresenta un aspetto da tenere ben presente per chi comunque opera e svolge la propria professione in questa modalità. Per cui il ricercatore deve prestare attenzione in maniera molto importante a tutta una serie di aspetti che in qualche maniera contornano e perimetrano la sua attività non solo nell'online ma nell'offline. Quello che viene richiesto per comunque la presenza online sia corretta o perlomeno non sia a rischio di incappare in errori è quello di sforzarsi di pensare che quello che viene fatto nella vita normale, nell'offline, alla fine non è altro che una riproduzione fedele anche nell'online. Per cui se io non, come ricercatore, non direi mai una determinata espressione o non prenderei mai una posizione talmente al di fuori di quello che è il mio ruolo da un punto di vista pubblico, se lo faccio offline, allo stesso modo lo devo fare online, per evitare appunto di incappare nelle stesse identiche conseguenze. Molte volte un ricercatore può mettere sui suoi profili personali delle idee o delle riflessioni, no? Però tendenzialmente ci si dimentica che poi c'è un pubblico che ci guarda, no? E quindi se magari esprime un suo parere su un qualcosa che non è di sua competenza o del suo ambito di ricerca, magari si sente dire anche dagli altri, ecco, guarda come pensano in quell'organizzazione, visto che prendono persone così. Purtroppo la generalizzazione del pubblico è una cosa molto frequente. Non so se anche nella tua esperienza hai mai visto cose simili. No, sicuramente, ma è solitamente le grandi organizzazioni attuano delle policy da questo punto di vista che orientano il comportamento dei propri collaboratori, dei propri dipendenti, ma anche a livello di board, quindi a livello dirigenziale, perché non vengano prodotti dei contenuti o comunque rilasciate delle dichiarazioni che in qualche maniera possono essere lesive dell'immagine dell'organizzazione per la quale si lavora. Ora, questa è una dinamica prevalentemente social, il web è un contenitore molto grande, tra cui è compresa anche la comunicazione social. Però come viene interpretata oggi massimamente in tutte le circostanze? Le organizzazioni ritengono i loro collaboratori come una sorta di brand ambassador, per cui ciò che viene detto da un collaboratore all'interno di un canale social, sebbene venga fatto nel pieno e legittimo diritto di esprimere un proprio pensiero, tra l'altro costituzionalmente riconosciuto attraverso dei canali di comunicazione, se questi possono produrre in qualche maniera una lesione anche solo percepita dell'immagine dell'organizzazione per il quale il ricercatore o la ricercatrice lavora, molte organizzazioni si sentono in diritto e in dovere di prendere dei provvedimenti, quindi attuando in fase preventiva dei regolamenti che evitino appunto come deterrenti evitino di trovarsi in situazioni di questo tipo o in fase ovviamente repressiva attuando magari dei provvedimenti disciplinari. Questo perché ovviamente l'online produce un effetto di amplificazione molto più importante rispetto a quanto potrebbe fare un online, un offline. E oltretutto quello che noi facciamo online, tra l'altro, è tracciato e tracciabile, per cui è difficile sfuggire a questa sorta di chiamiamola così. Mm-hmm. Certo, sto pensando ad esempio a delle cose un po' più specifiche. Tu prima dicevi che le aziende devono cercare di creare delle policy adeguate per
per tutelare un po' anche la vita dell'organizzazione, no? Specialmente in ambiti di ricerca dove c'è una grande competizione, una proprietà intellettuale, eccetera. Quindi Esatto. probabilmente, ad esempio, mettere online delle foto di un laboratorio, di un esperimento in progress o di un intervento particolare, senza passare da alcune cautele, anche, che ne so, da un ufficio stampa o da un ufficio marketing di un'organizzazione, potrebbe creare poi dei problemi proprio a livello di condotta della ricerca e di etica della ricerca, perché anche fare la disclosure di queste cose può essere impattante per l'organizzazione. Sicuramente, infatti il problema è che molte organizzazioni non riescono hanno un problema interno nel gestire da un punto di vista logistico o di HR quelle che sono le dinamiche individuali di ciascun collaboratore, di ciascun dipendente, di ciascun, in questo caso, ricercatore, per cui può risultare particolarmente rischioso non prevedere quello che è il valore di una presenza online legato, riferito a tutta una serie di ruoli e figure che comunque orbitano a vario titolo all'interno dell'organizzazione. Mhm. Viceversa, sempre per tornare al tema del talk, fare in modo che i ricercatori che attengono un'organizzazione specifica siano presenti online può generare un ritorno estremamente positivo per l'organizzazione stessa. Faccio un esempio: LinkedIn è un social network che la maggior parte delle persone conosce. Oggi tocca nel mondo una presenza di circa 1 miliardo di persone, quindi siamo a un settimo più o meno della popolazione mondiale. In Italia ha avuto, diciamo, una progressione, una forte crescita, ha generato comunque una presenza sempre più importante. Le organizzazioni che sono presenti su LinkedIn, che quindi hanno una loro pagina ufficiale, quindi sono un soggetto giuridico con una pagina e con una presenza, da un punto di vista algoritmico riescono ad avere una maggiore copertura e quindi una maggiore visibilità all'interno del social, anche soltanto per il fatto che i loro collaboratori, stakeholder, chiamiamosi in generale, dipendenti o quello che sono, dichiarano di essere legati più o meno direttamente a quell'organizzazione. Quindi dobbiamo immaginare come se l'organizzazione fosse in qualche maniera una sorta di atomo attorno al quale girano tutta una serie di particelle e queste particelle generano energia. LinkedIn è questo, per cui se i ricercatori dimostrano la loro presenza attorno all'organizzazione, fanno il bene dell'organizzazione, anche solamente per essere dichiarati affini e vicini alla stessa. Certo, quindi per collegarci a questo discorso, secondo te quali sono gli strumenti di base più utili e più utilizzati dai ricercatori per costruire il loro network? Allora, sicuramente il ricercatore rispetto ad altre figure professionali ha delle cose da dire, quindi racconta qualcosa e questo qualcosa non necessariamente è legato all'output del suo lavoro, quindi la produzione finale di quello che è l'oggetto di uno studio, di una ricerca, ma può raccontare di metodi, può raccontare di progetti, può raccontare di processi in essere e far capire a una certa utenza com'è che si svolge la sua professione e quindi qual è anche il suo valore aggiunto nel momento in cui svolge il suo ruolo. Quindi raccontarsi è importante. Se si guarda gli strumenti, sicuramente un ricercatore per rivendicare una sua presenza autorevole all'interno del web può dotarsi di un proprio sito internet, un sito internet semplice, non articolato da un punto di vista strutturale, come per esempio un one page site, in cui è raccontata eventualmente la storia curriculare della persona, quelli che sono gli attuali, quelli che possono essere i progetti in essere, con una parte dedicata eventualmente a degli approfondimenti o a quelli che sono appunto degli aggiornamenti generati work in progress. Questo serve ovviamente per fare in modo che comunque
a quel ricercatore, a quella ricercatrice, siano contenuti all'interno di un unico contenitore che è appunto il sito web, quindi è un convogliatore di quelle che sono le informazioni che volta a volta vengono prodotte o aggiornate. Logicamente questo non basta, perché se si parla di network, come dicevi tu, questo è un primo passo, ma è una condizione necessaria, ma non sufficiente. In questo i social network ci aiutano tantissimo, e aiutano tantissimo soprattutto i social network di ultima generazione. Faccio un esempio banalissimo. TikTok, che erroneamente viene pensato come il social network più utilizzato dalla generazione Z, in realtà è un tipo di social pensato per semplificare moltissimo i contenuti e rendere accessibili certe tipologie di contenuti anche a un pubblico non totalmente allineato a quel tipo di expertise o a quel tipo di verticalità. Per cui oggi, grazie a un social come TikTok, potrebbe essere possibile riuscire a creare un'operazione di divulgazione abbastanza importante. Questo cosa voglio dire? Non che il ricercatore debba aprire un proprio canale su TikTok e cominciare a produrre dei contenuti, ma è per far capire come i social, che erano nati come intrattenimento, si stiano spostando molto di più anche sul piano della divulgazione della conoscenza. Quindi se saremo in grado di cogliere le opportunità grazie alle quali queste piattaforme ci stanno portando, probabilmente potremo avere piattaforme più popolate di contenuti interessanti anche da un punto di vista della condivisione umana e magari da contenuti più frivoli e magari che hanno meno impatto proprio da questo punto di vista. Il network, ovviamente i social in questo ci aiutano moltissimo, possono essere costruiti, mantenuti proprio grazie a un'azione sinergica che viene portata avanti all'interno di queste piattaforme. La più importante da un punto di vista di popolamento rimane Facebook, anche se viene considerata un po' la piattaforma da dinosaurio, da boomer. In realtà è quella che ha un livello di presenze importante ed è quella che ancora merita di essere presidiata. Sicuramente LinkedIn, come dicevo prima, per chi vuole affermare la propria, il proprio valore professionale, è quella più indicata, proprio perché è pensata per creare relazioni e match, confronti tra coloro che all'interno del loro ruolo lavorativo vogliono trovare dei contatti, vogliono trovare dei gruppi di confronto e vogliono in qualche maniera generare un proprio valore diretto nei confronti di un pubblico eterogeneo o meno. I vincoli che abbiamo in questo caso riguardano il tipo di mezzo di contenuto che vogliamo utilizzare. Su LinkedIn va molto ovviamente il contenuto scritto, vanno molto i video, le infografiche. Se dobbiamo cambiare piattaforma, dovessimo andare su Instagram, lì siamo vincolati a un contenuto grafico, visivo e molto fotografico, e per un ricercatore può essere distante come accessibilità e come attinenza ai contenuti che vuole divulgare, per cui potremmo già da questo pensare di fare una cernita. Per cui, secondo me, l'idea di presidiare pochi canali, parlo ovviamente delle piattaforme social, ma con un giusto criterio e con un giusto impegno, può portare quasi sicuramente ad ottenere dei risultati interessanti e a generare quel valore di ritorno che comunque i ricercatori aspettano. Certo. E secondo te invece quali sono, posto il fatto di presidiare questi pochi canali per cominciare a costruire anche la propria narrativa di ricerca, quindi la propria carriera, quali sono invece gli errori che secondo te, errori anche grossolani e banali, che però dovrebbero essere evitati per mantenere una certa credibilità e reputazione? Un po' l'abbiamo detto prima, no? Quando dicevi della coerenza con l'organizzazione. Non so se vedi altri errori che ti vengono in mente. Sì, allora, quando parliamo di narrazione sul web in generale,
che sia riferito alla nostra persona, come vedi i social, oppure indirettamente come potrebbe essere un sito internet, che è un po' come se fosse una sorta di nostro libro collocato all'interno di una libreria. L'errore che si fa spesso è non considerare queste, questa presenza come una sorta di nostro avatar. Mi spiego meglio. La presenza online è un po' il nostro alter ego, quindi la riproduzione fedele della nostra immagine nella vita reale su un piano diverso che è quello dell'online. Però questo presuppone un'attenzione e una cura che è diversa rispetto a quella che noi adottiamo nella vita di tutti i giorni. Quindi sicuramente è avere questa consapevolezza che se io voglio dimostrare diciamo, di essere quello che sono, offline lo faccio in un certo modo, online lo devo fare in un altro. Spesso quello che manca oggi è la corretta alfabetizzazione del modo giusto di gestire una propria immagine all'interno di questi canali. Quindi questo è sicuramente la parte più importante ed è proprio questo elemento che spesso porta a generare dei comportamenti non corretti dettati prevalentemente e spesso dalla non consapevolezza. Ora, tutto questo viene attenuato dal progredire delle generazioni, perché le nuove generazioni che sono sempre più digitali, sono non solo native digitali, ma proprio utilizzano comunque già dalla tenera età questi strumenti, hanno una maggiore consapevolezza di questo, per cui più passerà il tempo, più questo problema, diciamo, si affivolerà, mantenendo ovviamente lo standard tecnologico di cui stiamo parlando adesso. Per molti, soprattutto ricercatori che vogliono fare un esordio nel mondo online e che magari lo fanno con un livello anagrafico non proprio prossimo a coloro che invece sono nativi, sicuramente questo qui è un elemento che va tenuto in considerazione. L'aspetto ovviamente importante è tener presente una regola fondamentale, che se io decido di essere online, replico pari pari la mia figura in tutte quelle che sono le caratteristiche, però con un pubblico, come dicevamo prima, potenzialmente molto più ampio. Mm-hmm. E l'online deve essere considerato come una sorta di palcoscenico, dove ho la luce puntata sopra di me che calcola scena e sopra il quale mi trovo a dovermi confrontare con una platea di cui non conosco le caratteristiche, perché la platea è mutevole e può essere ampia o piccola rispetto a quello che poi vado a dire, perché poi i meccanismi social sono fondamentalmente questi, regolati da degli algoritmi che poi possono ampliare o ridurre il pubblico. Se io, diciamo, riesco a tenere a mente questa visione di come funziona, probabilmente certi errori li riesco a contenere, o perlomeno avere quelle cautele che servono per poter ponderare bene anche certe scelte. Il problema è che l'immediatezza dei social tende a generare un processo di azione e reazione molto veloce e questo ovviamente mette in moto la sfera emotiva piuttosto che la sfera razionale. E questo può tendere appunto a generare magari dei confronti o delle discussioni che possono poi nel corso del tempo degenerare e quindi possono produrre un effetto deteriore all'immagine del ricercatore e quindi indirettamente all'immagine dell'organizzazione alla quale il ricercatore o la ricercatrice appartiene. Secondo te c'è qualche altro aspetto che vale la pena di approfondire in questa nostra live? Allora, secondo me potremmo dare dei consigli ai ricercatori che intendessero intraprendere questo tipo di percorso. Allora, se dovessimo partire da zero, che cosa è consigliabile fare? Per coloro che vogliono appunto iniziare questo processo di avvicinamento e di affermazione all'interno dell'online, sicuramente attivare, come dicevamo prima, un proprio website dove le informazioni curriculari, anagrafiche e biografiche vengono inserite è importante, perché questo serve a generare una presenza anagrafica, sebbene virtuale.
cominciare a lavorare sui social, magari adottando un processo di trasformazione graduale verso l'immagine pubblica professionale. Quindi partendo anche dalle risorse che i ricercatori al momento hanno, se hanno un profilo Facebook, un account Instagram, benissimo, cominciare a impostare una comunicazione che tenga conto dei contenuti di natura professionale, quindi raccontare il lavoro, raccontare eventualmente certi aspetti che caratterizzano la professione e magari generare delle discussioni su argomenti che attengono esattamente la loro attività. Questo servirà nel corso del tempo a generare un pubblico sempre più profilato e sempre più attento a quelli che sono ovviamente gli argomenti che verranno trattati. Questo porterà piano piano la persona ad entrare in questo mondo, a renderlo in qualche maniera anche tranquillo, tranquilla e sicuro e sicura di cominciare a ragionare in ottica di affermazione o anche di divulgazione. Però questo primo passo può essere utile e propedeutico per prendere confidenza con questo mondo e generare quelle sicurezze che poi servono per fare poi un'azione di sviluppo e di valorizzazione e anche di divulgazione di quella che è la loro attività e la loro immagine professionale. Mh-mh. Sono sicuramente degli aspetti molto importanti da far tener presente ai ricercatori, soprattutto perché poi non esiste nemmeno un modo ideale di comunicare, perché molta parte della comunicazione viene data proprio dalla persona, no? Dal modo di utilizzare il social o comunque un canale, che sia anche un sito web, e di personalizzarlo. Due ricercatori possono parlare della stessa tematica, ma magari dando un taglio differente è possibile che si crei, diciamo, quel valore aggiunto che un ricercatore può dare rispetto ad un altro, proprio perché la comunicazione non è mai neutrale e quindi il modo attraverso il quale si parla dello stesso contenuto può fare la differenza. Sì, anche perché volendo un contenuto può essere trattato in infiniti modi, quindi ogni persona, essendo unica e ripetibile, può trattare l'argomento, lo stesso argomento, da diverse prospettive, da diversi punti di vista o magari concentrando l'attenzione su alcuni aspetti. Per cui in questo caso la divulgazione, la possibilità di divulgare, la possibilità di raccontare è infinita e soprattutto il bello della comunicazione è che serve a far percepire ai destinatari il fatto che il mittente, diciamo il ricercatore, ha una sua autenticità e una propria anima. Il difficile della comunicazione, soprattutto per chi fa il mio lavoro, è quello di entrare proprio nell'anima della persona e fare in modo che questa venga in qualche maniera conosciuta ed apprezzata proprio all'interno del pubblico, all'interno del pubblico nel quale si muove. Per cui sicuramente due ricercatori che dicono la stessa cosa non entrano in conflitto, non viene fatta concorrenza sleale, semplicemente la percezione del pubblico è diversa nei confronti del ricercatore A e ovviamente nei confronti del ricercatore B. Noi ti volevamo ringraziare per essere stato qua, per essere Grazie a parte te, di grazie a questo voi. progetto di SCIE Zen, che è appunto un progetto educativo dedicato al benessere personale e professionale degli scienziati, e noi ti invitiamo a trattare questi argomenti sulla pagina di SCIE Zen per tutte le volte che vorrai. Perfetto, molto volentieri, grazie per l'opportunità, sarà un piacere. Grazie, buonasera a tutti. Arrivederci.